Questo era uno di quei momenti coreani quando ti piglia la fissazione, ed era un gioco su Stella, e oggi parliamo di Stella per Starlight. Nel ciclo di video che stiamo facendo sui vari standard, sui vari pezzi, proprio per dare un senso a quello che abbiamo visto l'anno scorso, tutte le armonie, sostituzioni, armonizzazione a 4 voci, 5 voci, insomma sto cercando di darvi delle idee, fondamentalmente delle idee. Ok, Stella è un pezzo su cui ho imparato un sacco, e un pezzo che ha delle cose molto interessanti. Allora, la prima parte, le prime 8 battute, è questo ciclo di 2/5 che non risolve mai, e dove la melodia è parecchio bassa, quindi ok, mi siete uniti alla settima, do minore fa settima, fa minore, si bemolle settima, mi bemolle maggiore, la bemolle settima. Vedete, sono tutte coppie di accordi a quarte, sono tutti 2/5 temporaneo principali, e poi fa questo famosissimo giochino del quarto grado, perché la tonalità, perdonatemi, in si bemolle, quindi quarto grado, settimo bemolle di dominante, che abbiamo detto molte volte è quel fatto fake jazz blues che a me non tanto, e io infatti lo suono in genere Sass. Sarà capito a questo punto che l'accordo Sass è uno dei miei favoriti, e quindi e poi infatti ci riporta a questo mi bemolle, che è l'inizio della melodia della seconda parte. Ora, in questa seconda parte c'è una cosa, ed è questo fatto che la melodia parte dal quarto grado, dalla quarta nota, dalla quarta. Fa questa cosa qua. Quindi capita questa cosa, e abbiamo fondamentalmente due modi di poter sfangarla in un certo senso. Cioè, la prima cosa è articolare la melodia, quindi la melodia e quindi una delle cose più semplici che puoi fare è armonizzare con un quarto, primo, quarto, primo. Siamo in si bemolle, mi bemolle, re bemolle, mi bemolle, si bemolle. Io penso così, quarto primo. Qualcuno dirà, ma quello è un do minore, è un do minore. Io penso mi bemolle, si bemolle, mi bemolle, si bemolle. E va a re minore. Chiaramente io la modifico la melodia qua, però diciamo la parte importante è questa melodia particolare che parte dalla quarta della scala su un accordo maggiore, e infatti fa un fatto figo. Ok? L'altra cosa è invece che si può creare un contrappunto ascendente. Contrappunto può essere parallelo, insomma possono essere mille modi, nel senso che una melodia sopra, un'altra melodia sotto, insomma questo è il concetto. Ora si possono dare delle forme, però fondamentalmente è chiaro che se due linee melodiche condividono dei momenti di tensione, quindi tira, tira, si capisce qual è la cosa, tira, tira, questa tensione, riposo, tensione, riposo. Per esempio.
vado a questo si bemolle minore mi bemolle che ci riporta a fa, ok? Sto cercando di cogliere le cose centrali del pezzo, tanto le posizioni le abbiamo già viste in un sacco di video, insomma, poi magari ne possiamo anche pure dare qualche dettaglio, però le cose strategiche in questo pezzo, io penso che ogni pezzo è come un compagno, ti insegna delle cose, ti fa vedere dei fatti. E Stella c'ha delle cose che, non dico c'ha solo lei, però c'ha dei fatti che ti fanno vedere certe strategie. Allora questa per esempio, quella di creare un'articolazione all'interno della melodia o semplicemente quarto, quinto, quarto primo, questa potrebbe essere una soluzione, oppure ancora più bello, più insomma ricco, articolato. Ok? Questa è un'altra cosa interessante, dobbiamo fare un video su questa cosa, cioè il fatto che quando vado verso un accordo posso ritardare l'arrivo dell'accordo attraverso il diminuito dalla sensibile. La sensibile è un nome colto, significa dalla settima. Quindi Re, la settima è Do diesis diminuito. Si sente? Queste sono tutte le notine del diminuito che ritardo. Io qua che cosa ho fatto? Come ho fatto anche per esempio in QWTU, Si bemolle minore, Mi bemolle settima, in realtà faccio Si bemolle minore e poi faccio Mi bemolle Sas, Mi bemolle settima. Questo del Sas e settima e di cambiare i colori dell'accordo di dominante è una strategia vincente per creare varietà. No? Quindi Si bemolle, Mi bemolle Sas, nona bemolle, 11 più 13. E qua di nuovo la stessa cosa succede. Ok, succede la stessa cosa su Fa maggiore, c'è la melodia della quarta. Anche qua per esempio due cose, gli accordi diciamo quelli più conosciuti farebbero Mi se diminuito, la diminuita, ok? Io qua ecco, come nell'inciso di Body and Soul per esempio, io sintetizzo, invece avrei Mi se diminuito, la settima, faccio Mi bemolle solo, invece di fare La se diminuito, Re settima, faccio Re, Sas alterato, quindi Fa, Mi bemolle maggiore, perché il fatto maggiore insomma ci sta, Re Sas, vedete con tutto, questo è proprio uno di quelli densi. Re settima, non ha più 13 bemolle. Inciso, 4 accordi, Sol settima, La bemolle Sol settima, Do minore, La bemolle settima, Si bemolle settima. Ok? Questa è l'idea. Io anche qui c'è il famoso settimo bemolle di dominante, La bemolle, perché la tonalità è Si bemolle, La bemolle settima, non tanto, questo è La bemolle settima, e quindi ci metto un suo parente stretto, essendo il settimo bemolle di dominante uno dei 4 fondamentali accordi di movimento modal interchange, io ci metto il quarto minore, Do minore, invece di La bemolle settima, Mi bemolle minore. Abbiamo detto molte volte questa cosa sul quarto minore, spesso e volentieri, anzi quasi sempre, pensiamo l'accordo minore con la settima maggiore, con la minore melodica, quindi Mi bemolle minore melodica. Quindi che cosa c'ha? C'è la sesta naturale, la nona, la quinta e la settima. Questa è una classica ritardino con la quinta più che va alla sesta, molto Evans. E poi allora qua abbiamo un fatto figo, cioè abbiamo 3, 2
5 alterati, quelli che io dico alterati, cioè quelli col semiunito e la quinta alterata, in fila. Mi semiunito la settima, re semiunito sul settimo, do semiunito fa settima, si bemolle maggiore. E quindi ci dà l'occasione qui di vedere alcune cose, modi di arricchire questa roba, ok? Quali sono? Il primo, plain. Il secondo, ora che cosa succede? Visto che ho fatto, invece di mettere re semiunito, ho messo re settima nona più. Perché questa cosa? Semiunito. Semiunito fondamentalmente è un accordo che è costituito dalla terza minore che parte dalla terza minore, terza bemolle, terza minore. Quindi re semiunito è fa minore basso re, diciamo come fatto visivo, no? Ora se lo guardiamo così e contemporaneamente aggiungiamo qui una terza naturale maggiore, che succede? Succede che questa non è più una terza minore o terza bemolle, ma è una nona più, e questa non è più una quinta bemolle, ma è un 11 più. Quindi viene fuori questo accordo super succoso. E qua la melodia va a questa quinta bemolle. E questa cosa della quinta bemolle ci dà la possibilità di fare un trucchettino, che è una cosa che si fa molto spesso. Cioè si prende quella nota e la si fa diventare come se cambiasse nome, diciamo. Questo è sol bemolle perché è do semiunito, fa diesis, ok? E ci suoniamo sotto do diesis minore. Quindi che cosa significa? Quindi che cosa significa? Significa proprio, invece di fare il 2-5, quello che c'era, do semiunito, fa settima, facciamo il 2-5 con semitono sopra, sfruttando il fatto che la nota della melodia ha la possibilità di essere un intervallo anche del 2-5 con semitono sopra, no? Quindi questo sol bemolle può essere visto come quinta bemolle di do e può essere vista come undicesima di do diesis per andare a si bemolle. Quindi in realtà noi abbiamo 3-2-5 alterati. Il primo, la melodia è all'11ª, quindi tira, e questo ci dà poche possibilità. Massimo, se poi volessimo fare il fatto un po' esoterico, potremmo mettere il minore naturale. Però vedi, si bemolle, c'è il si bemolle nell'aria, quindi mi si denuito, la settima alterato. Il secondo invece 2-5 c'ha la melodia alla terza bemolle e questo ci permette di fare il trucchettino di trasformare il re semiunito in re settima alterato. Il secondo c'ha la melodia alla quinta bemolle e ci dà la possibilità di fare il trucchettino. Scusate, mi sono interrotto perché qua vi volevo far vedere un'altra cosa, che è un'altra figata. Attenzione, guardate qua. Re minore su mi bemolle minore. Nel video su You Don't Know What Love Is, alla fine della A abbiamo fatto questa cosa delle triadi su triadi, no? Sono argomenti enormi. Io ora sto cercando solamente di darvi degli stimoli, di farvi vedere delle cose, ok? E poi dopo le affronteremo magari con calma, insomma, però sono roba complicata. No, complicata no, insomma, roba pesa, come dicono qui in Toscana, insomma, cioè pesante. Però non è che uno deve capire tutto l'universo per mettere un accordo. Se lo impara, lo usa, dice, Madonna, che bello. No? Io dico, cioè, è questa cosa della onniscienza, che se scopro una cosa la devo sapere in tutte le tonalità.
Ma guarda, cioè, è così bello. Cioè, mentre me lo imparo in tutta una passano 70 anni, io invece uno ne so, lo metto e sto a posto. Che meraviglia, mamma mia, che meraviglia. Pianoforte. Ecco, proviamo, sperimentiamo, non ci facciamo venire questi esaurimenti che dobbiamo sapere tutto, dovunque, dappertutto, in tutte le tonalità, ne facciamo uno, ce lo impariamo, lo suono ci entra nelle orecchie e dopodiché se ce lo vogliamo trovare in un'altra tonalità ci mettiamo. Questo è il mio avviso, chiaramente io sono, diciamo, uno che notoriamente proprio lo studio veramente, diciamo, è leggermente allergico, quindi a me piace suonare. Quindi quando trovo una cosa bella, ma la suono, poi dopo la sperimento anche, però in genere cerco prima di suonarla. Personalissimo consiglio da non diffondere. E con questo vi auguro buon divertimento, come sempre, e ci vediamo alla prossimo video. Forse The Nearness of You. Buon divertimento.